Ciao a tutti, sono Joshua qua ancora al centro. Non mi sono piaciuta il video che avevo fatto ieri, era troppo lungo e dispersa, non si capiva niente. Adesso in pochissimi minuti voglio passare tutto. Dopo ho fatta due versioni, uno lungo e uno corto. Dopo puoi vedere quello che vi preferite. A parte magari con un po' piccolo, se vuoi sentire Joshua un po' più solito chiacchierando come un cavolo, puoi guardare quell'altro. Allora, ehm, oggi sarà meno divertente come ieri con l'altro giorno con quella di ballare, di muoversi con i ragazzi di Madagascar. Ma prima volevo guardare questa cosa di coronavirus. Coronavirus è in realtà non il nome di un virus, ma una famiglia di virus che infettano i mammiferi e uccelli. Ok? Mammiferi, uccelli. Ok? E la forma è sempre questa, come abbiamo conosciuto adesso bene. Questa è la forma della coronavirus per tutti quanti, con micro cambiamenti. Questa è la coronavirus. E quella che prende parte di questa è stagionale, l'influenza stagionale, il SARS, che era molto forte, quella MERS, e anche, bah, mi sono andata indietro, avanti, cambiamo. Ok, il Covid-19. Covid-19 in realtà è una variante del SARS, ok? E questa variante, ups, aspetta, prima che devo vedere se esatto, non vedete scusate, veramente non sono professionista ancora su questa roba. Allora, il, vado indietro. Questa è la forma che si riconosce del SARS, coronavirus. Tutti hanno questa forma, ok? Tutti quanti. Dopo, la differenza tra una e l'altra è nei micro cambiamenti nella struttura di questi bracci. Allora, ehm, e SARS perché attaccano tanto il polmone, Covid perché Covid famiglia e 2 perché è il secondo variante di questa SARS. Quello che sappiamo che sintomi, febbre, mancanza di appetite, stanchezza, olfattore che vanno via, che vieni su un casino di roba, i muscoli fanno male, i reni potrebbe anche avere problemi, che c'è una mancanza dei corpi bianchi del sangue, che pressioni su cuore, che potrebbe anche tossire sangue, che quando diventa proprio brutta, manca tanto ossigeno, e faccia magari diventa blu, labbra anche blu, e alla fine crea proprio problemi di confusione mentale. Ok, allora nel mondo i morti. Ok, questo è brutto fai tutti questi, sempre parlando di questi poveri che hanno morto, ma dobbiamo farlo perché veramente, se no si spaventa semplicemente. Allora, diciamo per il momento è calcolata 238.796 morti nel mondo, 3 milioni 300 confermata case di gente infettata al momento delle prove con Covid-19. Ok, guardiamo qua. Questo è un altro sito che si misura, facciamo un update perché si sta facendo sempre cambiamenti.
Sei sicuro che, ok, abbiamo 240.000 morti su questa diciamo verificati casi di gente al momento delle prove infettate con Covid, 3,5-3,4 milioni di persone. Allora, cosa vuol dire questi numeri, ragazzi? Cioè, possiamo capire in qualche modo cosa stanno dicendo? Guardiamo, guardiamo in Italia. Ok, in Italia siamo a 28.000 persone. Loro guardano sempre i cases, le case di gente infettata al momento della prova, che vedremo che è una cavolata da paura, una cavolata. Ok? E allora, prima che ci guardiamo, diciamo, perché di contare i casi di infezioni al momento delle prove, eh, vuol dire niente, ma proprio zero. E perché questa relazione è veramente falsa, perché questa è falsa, è falsa. E loro lo sanno, ma non dicono. Ma guarderemo. Allora, quanti gente muoiono nel mondo? E di che cosa? Non abbiamo mai pensato di questa prima. Io sono lavorato in un ospedale alternativo di medicina alternativa, ma con medici normale e usavano sempre comunque medicine di solito, però in parallela usavano tutta una serie di per chi aveva più che altro tumore. Allora ho lavorato in ambiente di proprio tumore a livello ospedale, anche se era alternativo proprio comunque riconosciuto da Stato svedese per la cura di questi tumori. Di alta pressione 10 milioni ragazzi, uso dell'alcol 3 milioni, solo semplicemente diciamo chi muore di diciamo, fumare, di respirare l'aria di fumatore, cioè non chi fuma, ma chi respira l'aria di altri che fumano, 1,2 milioni ogni anno che muoiono. Morte di gente che non hanno sesso in modo sicuro, cioè 1 milione che muoiono ogni anno di questa, ok? Solo gente che non hanno accesso di, diciamo, una lavabo per lavare le mani, 700.000 persone muoiono ogni anno di questa, perché non hanno, portano in giro infezioni sulle mani. E quanti muoiono? Diciamo, abbiamo visto, diciamo, questo è un sito che fa vedere i grafici di, diciamo, Europa e si vede qua i picchi di morte a livello stagionale che era bassissimo quest'anno finché è arrivata, diciamo, il coronavirus, quella che sarebbe stagionale normale dopo eh, il virus del svino del 2009, che adesso è ceppe più importante nella stagionale, c'era 70.000 persone a settimana che è morta. Dopo la differenza tra la media e il stagionale è quella che dobbiamo guardare, che è più o meno 10.000 persone al giorno, tra 10 e 15.000 persone al giorno, al settimana, scusa, 15.000 persone a settimana durante il stagionale al picco. Ok? E il volume sotto queste zone qua, tra il rosso e il picco del blu, dove si può calcolare la quantità di gente morta del stagionale. Qua si vede quest'anno era proprio zero quasi. E dopo è arrivata qua. E allora si guarda il volume, si guardiamo il volume picco alta, ma guarda come ripida. Il volume è quasi come questi qua. E possiamo confermare questo più avanti con i numeri. E si vede a livello di Italia che diciamo, questi sono i diciamo, percentuali, cioè
questi sono dati per dire la media, allora i entità che siamo fuori di questo sarebbe 11 spostamenti a livello statistica fuori delle norme e allora e qua siamo a 22, allora è doppio, ok? E questo possiamo verificare anche più avanti. Sì, è vero. Quando guardiamo i veri pandemia, quella che sarebbe quelle di l'asiatica di 57 che è arrivata anche qua, a livello mondiale c'erano 1,1 milione che hanno morta, ok? Nel mondo. Quando guardiamo dov'è? Comunque è sparita adesso, ma quando guardiamo, è qua, il pandemia di 2017-18 lì c'erano 50 milioni di persone che è morta, ok? That's estimated to be 50 milioni, ok? 50 milioni più o meno in morte della pandemia di 2018, ok? Questi sono veri pandemie, ok? Allora, e abbiamo avuto 250.000 persone che è morta, come ovviamente molto di meno di quei pandemie di una volta, ma come in paragone con il stagionale, questo è il sito di cioè Organizzazione Mondiale di Salute, di loro influenza, dati, influenza sulle spero di mortalità, ok? Influenza stagionale, ogni anno di 2002 a 2011 esclusiva il 2009 perché c'erano troppi che è morta grazie a quella di Svino, allora dicevano che avrebbe distrutto la loro bella statistica. C'era una media di 389.213 persone che muoiono ogni anno, un minimo di 293 e un massimo di 518.000 persone. E allora, noi siamo a questo punto 240, però il minimo in questo periodo era 290.000 persone. Non siamo neanche arrivati a livello stagionale ancora, ragazzi. Ok, magari perché siamo stati bravi, chissà. Ma quello che è importante, ragazzi, non è quanti che hanno beccata con il virus attivo nel corpo. Perché se tu fai un tampone cercando il virus di una persona che ha già avuto, che ha già gli anticorpi e non c'è più nel corpo, tu non trovi il virus, ma non vuol dire che non hanno avuto il virus. Dobbiamo guardare la sera, che è seriologia, e hanno fatto questa in Alzano e Nembro e hanno fatto un test di 750, c'è ancora da fare, ma hanno fatto un test su 750 persone sul loro sangue e hanno trovato che erano positivo, 61% di gente avevano già il coronavirus e hanno gli anticorpi. E allora, quando stiamo parlando di chi ha il virus, chi se ne frega che hanno, cioè, allora, è una parte importante, ok? Ma dobbiamo capire chi è che ha avuto l'influenza, per capire veramente quanta nel popolo c'è questo virus.
c'è stato questo virus, perché finché guardiamo quella non capiamo i veri percentuali di morte in rispetto di chi ha avuto l'influenza, ok? E allora, questa dice 61% per Val Siriana probabilmente, ok? E allora, ehm, proviamo a fare un po' di numeri su questa. Allora, dicono che gli infettati sono questi, 3 milioni, i morti sono più o meno questi, e questo vuol dire che abbiamo una percentuale del 7%. Ok, ma quelli sono i morti in rispetto dei infettati, ma chi hanno i virus, ma chi ha avuto i virus e non ha più i virus nel corpo, ma gli anticorpi, quanti sono quelli? Abbiamo visto 61% di quelli di Nembro e Alzano, Val Siriana, Bergamo, cioè diciamo 40%, io ho fatto il calcolo, su 40% di Lombardia probabilmente abbiamo avuto il coronavirus. E in Lombardia c'è 110 milioni di persone. Questa viene dai dati qua, su questa cosa qua, ok? Questa è Lombardia ha fatto i calcoli e sono 10 milioni a Lombardia. Se guardiamo il 40% sono 4 milioni più o meno. Loro dicevano la metà, dicono 28 mila in Italia, ma io ho preso un po' più della media, ok? Solo per essere esagerato un pochettino. Vuol dire che qua a Lombardia c'è 0,5 sotto 1%, la metà di 1% dei infettati che è morta. Ok? E la stagionale è più o meno tra 0,1 a 0,2% del popolo infettati che si muoiono. E allora questa sarebbe, diciamo, il doppio o triplo, dipende, o anche 5 volte, dipende dall'anno e dipende se questo numero è proprio giusto. Ma comunque con questi numeri siamo a un mezzo di 1%. Okay? E se guardiamo tutti i paesi, siamo, scusa, su tutto Lombardia, per dire un 2/10 di 1% del popolo che è morta. Okay? E allora, se guardiamo Italia, io ho preso 15% di Italia perché facciamo 15% per diminuire proprio il minimo minimo. Hanno fatto già le prove giù a Milano e avevano 30-40%. E allora se facciamo, e questo era già un mese fa, se guardiamo 15% siamo sicuri, probabilmente è molto di più, probabilmente di più. Ma comunque facciamo 15%. Questo vuol dire 9 milioni di persone in Italia. Allora, aspetta un attimo. Stanno facendo casini nel mondo per questi 3 milioni di persone infettate, cioè infettate dicono. Ma se guardiamo veramente la serologia nel corpo e anticorpi, c'è minimo nel Lombardia 4 milioni. E allora non vai in panico quando vedi questi numeri sale, non vai in panico perché vedi qua, cioè infettati con il virus, ma chi ha anticorpi? Probabilmente 4 milioni solo in Italia, ok? Solo Lombardia. In Italia probabilmente solo 15% del popolo hanno avuto, minimamente, e questo vuol dire 9 milioni. Siamo già a triplo gli infettati misurati adesso. Ha capito che gioco che stanno facendo? E a livello mondiale facciamo solo 4%, ok? In California hanno fatto i test, ok? E avevano loro 4% del popolo, e questo è tipo un mese fa. E allora facciamo
dopo un mese probabilmente il mondo siamo a 4%, che sarebbe 311 milioni di persone. Ok? E questa possiamo cambiare se vogliamo. Mettiamo giù che c'è solo 1%. E comunque sono 70.000 persone, 77 milioni di persone, a 1% infettati, cioè che ha già presa questa cosa, ma probabilmente di più. E questa vuol dire che abbiamo sotto, se guardiamo infettati, guardiamo i morti, abbiamo 0,7% di chi ha avuto questo virus e chi è morta. E sotto il livello di, vediamo, e sappiamo questa, perché abbiamo visto che a livello mondiale abbiamo questa quantità di gente che muoiono ogni anno, ok? 400.000 persone di media, e questa sarebbe, guarda, 400.000 persone, se doppiamo questa, siamo lì. È vero? Ok? E allora, questa pandemia della spagnola in 2018, non 16, 2018-19 lì, dopo la guerra mondiale, prima, 2 miliardi di persone nel mondo, 550.000 persone morte, 2,5% del popolo del mondo è morta. Se guardiamo il mondo, prendiamo chi è morto con le popolazioni del mondo, guarda, questa era 2,5%, questa non arriviamo neanche a un centesimo di 1%, siamo a 3 millesimi di 1% del popolo che è morta grazie di Covid. Quando c'era la pandemia vera, forte, di spagnola, c'erano 2,5%, quella pesante. E asiatica, nel 2056, 57, 1.100.000 persone muoiono, che sarebbe del popolo di quell'epoca, e questa ho verificata su un sito del mondo, cioè scusa, World, si vedevano ogni anno, se andate indietro, in quel momento qua avevano bisogno di fare più o meno calcoli, ma qua hanno cominciato evidentemente a contare meglio, e ovviamente fino ad oggi. Allora questi sono numeri piuttosto validi. E questi sono numeri anche dell'Organizzazione Mondiale di Salute, 1.100.000 persone, che sarebbe 0,03%, 0,4%, 4 centesimi di 1% del popolo. Noi siamo 4 centesimi, qua siamo a 3 millesimi. Okay? Stiamo parlando di differenze proprio 10 volte di meno, ok? Quando riguarda i percentuali del popolo, non solo quantità, ma 1 milione di persone con 3 miliardi di persone è questa. Oggi abbiamo quasi 8 miliardi, 3, 8, siamo 3 volte più, ok? E allora si vede in questa differenza. Non guardiamo solo i numeri, è percentuale verso il popolo del mondo che cambi, vero? Ok? E allora, quello che si vede è comunque questi numeri sono veramente, veramente basso di oggi. E quando voi state guardando i TV e senti tutti questi casi confermati, non frega niente quella, non importa quanti casi ci sono, a un certo punto quella che conta sono questa, il percentuale positivo
per gli anticorpi. Vogliamo vedere gli anticorpi, lì dove c'è il vero numero di gente infettati. Perché se uno non ha avuto nessun sintomo, poco, non ha preso, e magari un mese fa o 2 mesi fa hanno avuto il virus. Si fanno le prove oggi, non trovano più il virus, ma non vuol dire che non c'è gli anticorpi. E per noi è importante questa, perché si chiama herd immunity. Ok, herd immunity sarebbe l'immunità della comunità, cioè questa è una cosa sui, come si chiama, sui vaccini, ma quando tu fai un vaccino, tu prendi quello che loro credono sarà l'ultimo ceppo di questa, diciamo, coronavirus, perché anche l'influenza stagionale è una coronavirus, e più che altra è quella di 2009, il svino, che è presa, diciamo, è più grande parte del popolo ancora adesso. Quel vecchio non c'è quasi più, si combattono evidentemente anche tra loro. E quando siamo, per dire, vaccinati, quando abbiamo gli anticorpi, anche se non è con il vaccino, ma semplicemente perché siamo presi, guarda come ci isoliamo quelli arance, guarda come stiamo isolando questi, ok? E questa è la cosa che abbiamo già fatta, perché 60, magari non proprio così tanto, ma comunque una bel quantità del popolo adesso è isolata. E quando rientriamo nel pop, cioè al lavoro, tutto quanto, avremo una quantità di gente enorme che ha già gli anticorpi. E allora il condivisione adesso sarà molto rallentata, perché se un virus entra in una persona che ha anticorpi, si uccidono. E allora, anche se è presa ancora il virus vivo, non condividiamo noi con altri, perché abbiamo già gli anticorpi. E quello che è carino è che questa nuova variante della coronavirus, il Covid-19, abbiamo imparato adesso, è come il stagionale che abbiamo avuto adesso dopo quella asiatica, scusa, il svino di 2009, abbiamo imparato e ogni anno c'è sempre più gente che hanno gli anticorpi e cosa vuol dire? Che abbiamo diciamo, gli anticorpi e si vede, diciamo, qua anche a livello europeo che ogni anno il stagionale diventa meno e meno perché più gente siamo imparati a questa nuova variante che è arrivata nel 2009 della coronavirus, l'asiatica, scusa, il svino. E allora, questa stiamo sempre essendo più combattente, magari un po' per vaccini, un po' perché la gente nel suo sistema immunitario suo, ogni anno si impara meglio come combatte e questa, diciamo, variante si diminue, si diminue, si diminue, si diminue. Hanno visto quella tante volte che il virus diventa sempre meno potente, meno cattiva, per probabilmente diverse ragioni. Uno, il popolo infezione, cioè il sistema immunitario diventa più forte. L'altra è che per ogni cambiamento del virus lui si perde un po' di sua cattiveria, evidentemente. Ok? E allora il rischio che noi ci ricasca dentro di questa prima fase, questa tsunami del virus che passa come veramente un tsunami, non sarà più così, perché abbiamo stato bravi, siamo stati casi. Quando esciamo adesso siamo tutti più o meno, siamo vaccinati naturalmente, ma comunque abbiamo già gli anticorpi tantissimi. E allora, come si dice qua, the data is in, i dati sono arrivati e panico possiamo fermare perché stiamo arrivando a livello stagionale di 0.1, 0.2 quando i dati arriva. Il più grande dato è questa, che siamo già resistenti, abbiamo gli anticorpi e veri numeri
dei morti, quando guardiamo quantità di gente non solo infettata con il virus vivo, attivo, ma con gli anticorpi, tutti questi numeri cambiano. Invece di 7% di chi hanno avuto il virus, perché capiamo adesso che questa è falsa, perché in realtà è molto più alta, perché solo in Lombardia chi ha avuto il virus è probabilmente 4 milioni, perché hanno visto il 61% di Val Seriana, facciamo 40% di, di Lombardia, hanno già fatto un mese fa i test di anticorpi giù verso Milano e lì erano tra il 35 e il 50% di quella zona lì. E allora, tra 61 di Val Seriana, dove proprio era quasi epicentro del peggio di peggio, e Milano, abbiamo più o meno, diciamo, facciamo 40%. Già lì, ma anche se andiamo più sotto, cioè, stiamo scherzando? Se facciamo Italia, il 4%, solo 15% d'Italia abbiamo 9 milioni. E allora, il percentuale di morti verso non solo chi è stato approvato con il virus vivente nel corpo, ma chi ha anche gli anticorpi, cambia completamente i numeri. Invece di 7%, quando guardiamo la popolazione del mondo con 4% infettata, prendiamo e diventa 100 volte meno. Hai capito? È ridicolo questa cosa e posso continuare per ore su questa, ma di sicuro avete capito, ok? Non c'è ragione di avere paura. Esciamo, siamo bravi a lavare le mani, comunque che ci sta, perché abbiamo visto a livello mondiale c'è tanti che muoiono, e allora vale la pena comunque magari di lavare le mani. Perché questo virus, questa qua, c'è sempre, ovunque. Questa è virus stagionale, non è solo quello di coronavirus. Questa è stagionale, il virus stagionale ha questa molecola, e questo è il virus di influenza stagionale. Non solo quella di il Covid-19 come si dicono, tutti della famiglia Covid hanno questa forma. E allora laviamo le mani, magari possiamo salvare la vita di tanti dopo questa, perché non è accettabile che nessuno ha detto niente con una media di 300, quasi 400.000 persone ogni anno che muoiono di influenza e non abbiamo mai fatto niente. Sarebbe bello che si potevamo tenere questo sotto il livello di media di morte. Siamo ancora sotto il livello minimo della malattia. Il minimo era 293.000 persone che è morta. E noi siamo al momento 240. Abbiamo 50.000 persone prima di arrivare al minimo che ogni anno muoiono dell'influenza stagionale, che è comunque una variante della coronavirus. Ok? E allora, non cambierà fra un giorno di un'altra questa sensazione che abbiamo, perché è mesi che siamo stati lavati il cervello, ma spero che almeno c'è un piccolo seme lì, che quando cominci a sentire questa cosa di anticorpi, oh, che cos'è? Perché è quello che vogliono comunque creare con i vaccini, e probabilmente abbiamo già comunque. Ok? Forza, baci, abbracci, coraggio, andrà tutto bene, vedrai, tutto andrà benissimo. Ciao.